Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi e bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Vi consiglio inoltre di andare a vedere anche le altre puntate di ETF Fight, partendo dalla puntata 15, in cui ad ogni puntata confronteremo e analizzeremo 2 più ATP, e anche i nuovi aggiornamenti settimanali del mio portafoglio, nonché le anteprime di quest'ultimo. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 61esimo episodio andremo ad aggiornare i nostri file Excel con l'andamento degli investimenti riferiti a maggio. Allacciate le cinture perché ho rimpiazzato, come ben saprete, il pack sul Nasdaq 100 lo vedrete all'interno del video. Tutte le altre puntate le potete trovare qui sul canale nella playlist dedicata. Prima di proseguire, come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è realizzata e rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata a solo scopo informativo, non deve essere considerata come offerta di vendita o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento e ne si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare le operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e che potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, possiamo cominciare. Eccoci come di consueto nel file Excel chiamato Patrimonio 2026 e prima di andare a vedere il foglio numero 1 Patrimonio cominciamo come di consueto nel foglio numero 3 Conto Titoli. Vi ricordo che in questo foglio vengono monitorati nel dettaglio tutti gli investimenti in azioni, ETF e obbligazioni. E prima di andare a vedere la parte di vendita vi faccio vedere velocemente prima di andare a vedere la parte di acquisto, andiamo a vedere la parte di vendita, ovvero quella dell'azione singola Lightbridge, venduta il 6 di maggio per un totale di 5.153 e un profitto di 160 euro circa, in quanto ci avevo investito 4.900 euro e rotti. Per quanto riguarda invece la parte di acquisto, prosegue il pack consueto di 200 euro al mese sulle ETF della Cina. Capitolo azioni singole, continua il pack sempre su Zijin Mining Group e China Molybdenum, che sono delle aziende, implicate nell'estrazione di oro e materie prime importanti per la transizione energetica. Prosegue il pack su NIO, che è una casa automobilistica cinese, e in questo caso, visto che il mese è andato molto bene dal punto di vista del risparmio, ho continuato anche il pack di 100 euro sull'azione singola Novo Nordisk. E come potete vedere adesso, a partire da maggio 2026, ho rimpiazzato ovviamente il pack dell'ETF del Nasdaq 100 con il pack sull'ETC Invesco Physical Gold, sempre per un importo pari a 800 euro, in quanto comunque per il 2026 rimango molto fiducioso sull'acquisto di oro. Passiamo poi ai fogli dedicati alle cripto, che vi ricordo che sono state convertite già dall'anno scorso in stablecoin e attualmente le tengo tutte su Nexo. Vedete, in USDC. Poi vediamo verso la fine dell'anno probabilmente ritorneremo ad acquistare delle nuove criptovalute. Comunque per il momento le tengo tutte su Nexo e poi andiamo a vedere anche l'importo aggiornato per il mese di maggio. Passiamo poi al foglio numero 5 Asset Allocation e vi ricordo che in questo foglio vengono monitorate nel dettaglio tutte le asset class, esclusi i beni materiali, quindi anche per questo mese andiamo a inserire i valori. Eccoci qui, ci spostiamo nel mese di maggio. Per quanto riguarda l'Austria 2117, 6.653,9. Vi ricordo che 9190 è l'insieme di tutte le azioni singoli ETF. Vedete che è calato rispetto al mese di aprile perché è sparita la quota di Lightbridge. Per quanto riguarda le criptovalute andiamo a vedere subito il suo valore.
attualmente è 7.284,31. Perfetto. Per quanto riguarda il conto deposito niente, liquidità vi ricordo che ho un conto corrente principale, uno secondario e la liquidità è di Scalable Capital. Infatti potete vedere rispetto al mese precedente la liquidità è notevolmente aumentata, infatti se andiamo velocemente su Scalable Capital, che è il broker che utilizzo, vedete che ho la liquidità derivante dalla vendita di Lightbridge. Torniamo nuovamente sul file Excel, abbiamo poi l'ETC sull'oro, ecco fatto. Per chi mi segue lo saprà già, ma lo ripeto anche per i nuovi arrivati, che non ho un asset allocation ideale in termini di percentuali che voglio raggiungere. Quindi 80% azionario, 20% obbligazionario, 60-40 e così via, anche perché l'obbligazione che ho nel portafoglio è stata una speculazione sui tassi di interesse, su un suo ulteriore possibile abbassamento, che di solito avviene appunto in concomitanza di grosse crisi o recessioni. Le criptovalute sono state il mio primo investimento e quindi attualmente sono state convertite in stablecoin. Abbiamo poi una grossa parte di liquidità che, come dico sempre, mi piace avere per stare tranquilli. Infine abbiamo la grossa fetta che attualmente è riposta nell'ETC sull'oro, e la parte azionaria che è data dagli ETF e le azioni singole che vedete qua in alto a sinistra. Qui sotto poi, come sempre, abbiamo la rappresentazione grafica dei valori che abbiamo visto sopra in euro, in percentuali e in aree colorate. Vedete, adesso ho fatto ingresso anche le materie prime metalli, quindi stiamo parlando dell'oro, quindi ha preso una bella fetta di tutti i miei investimenti. Ho notato adesso che tra liquidità e investimenti abbiamo raggiunto quasi i 100k. Mancava proprio 300 euro, speriamo che nel mese di giugno di poter raggiungere questa cifra. Bene, possiamo salvare, che non fa mai male. Ora ci spostiamo come di consueto nel foglio numero 6 storico investimenti. Vi ricordo che in questo foglio vengono monitorati tutti i miei investimenti fatti nel corso del tempo, quindi ETF, azioni singole, obbligazioni e in futuro penso anche di inserire le criptovalute, in cui andiamo a calcolare alcuni parametri come il rendimento semplice e il rendimento medio annuo con la formula del TIR. Ora ho già inserito i valori per il mese di maggio, così come i valori dei miei investimenti, quindi andiamo a commentarli velocemente. Per quanto riguarda il mese di maggio per l'ETF della Cina ci attestiamo a 938 euro, con un rendimento negativo del 6% circa e un rendimento medio anno del meno 23%, quindi non siamo partiti molto bene. Qui ho già creato una nuova tabellina per un eventuale nuovo acquisto. Per quanto riguarda il colore verde vi ricordo che questa è l'Austria 2117 e per il mese di maggio ci attestiamo a 6.653,90, che grazie anche alle cedole il rendimento è leggermente migliorato, quindi ci attestiamo a un meno 14% e a un rendimento medio anno del meno 6% circa. Vi ricordo che sto girando il video il 31 di maggio. Passiamo poi alle azioni singole, questa dovrebbe essere NIO, sì, ecco. Per il mese di maggio ti attestiamo a 2.546 con un rendimento positivo del 21% circa e un rendimento medio anno del 27% circa. Nel caso in cui dovessi andarla a vendere avrei un profitto di 450 euro. Questa che vedete in grigio è perché l'investimento è stato completato e stiamo parlando di Lightbridge che ha ottenuto un profitto del 3,56%. Passiamo poi alle azioni singole cinesi, questa dovrebbe essere China Molybdenum, eccola qui, sì. Per il mese di maggio ti attestiamo a 1557 con un rendimento del 30% circa e un rendimento medio anno del 60%. Zijin Mining Group ci attestiamo a 1135 euro in profitto del 3,36% grazie anche a un piccolo dividendo e un rendimento medio anno del 6% circa. Passiamo poi a Novo Nordisk che è in territorio negativo anche se ha recuperato nel mese di maggio, meno 3% circa.
e un rendimento medio anno è negativo del 5% circa. Anche qui ho aggiunto una nuova tabellina per un eventuale nuovo acquisto, ovviamente non ci sono i valori per adesso. Andiamo a vedere l'oro, su cui ho iniziato il pack nel mese di maggio da 800 euro, ci attestiamo a 28.226 con un rendimento negativo del 4% circa. In soldoni un meno 1.200 euro circa. Se mettiamo assieme tutti questi dati, quindi come potete vedere la formula pesca da tutti i vari investimenti fatti nel corso dei mesi, siamo in territorio negativo del 3% circa e in soldoni meno 1.500 euro, quindi se dovessi andare a vendere tutti i miei investimenti in positivo e negativo otterrei un valore negativo di 1.500 euro circa, appunto. Io comunque rimango molto fiducioso soprattutto per l'investimento legato all'oro che porterò avanti nel 2026. Qui potete vedere il mio, come dire, il mio score fatto durante il primo anno, il secondo anno. Qui a destra poi abbiamo una tabellina riassuntiva che mette assieme appunto i miei vari anni, attualmente sono solo 2, quindi con un rendimento in percentuale, un rendimento in euro e un rendimento medio annuo. E qui sotto appunto vedete una simpatica tabellina che ho recuperato con lo score, diciamo il rendimento medio anno dei migliori investitori del corso della storia. Ovviamente il mio scopo non è batterli, però avere una sorta di benchmark per vedere appunto anche il mio andamento dei miei investimenti, quindi una simpatica metrica da tenere d'occhio. Qui sotto, scusate, qui sopra come sempre abbiamo una tabella riassuntiva di tutti i miei investimenti. Ho attribuito il colore grigio per gli investimenti che ho portato a termine e dando un colore verde se sono stati in positivo o un colore rosso se è stato in territorio negativo. Questo ad esempio è stato uno dei miei primi investimenti con una prima banca e quindi sono stato consigliato in questo modo, poi avevo deciso di chiudere l'investimento. Nel caso in cui sono su sfondo bianco vuol dire che sono ancora investimenti in corso d'opera, passatemi il termine. Bene, dopo tutti questi valori possiamo salvare. Vi ricordo che comunque questo foglio potete andarlo insieme agli altri, potete andarlo a recuperare alla puntata 27 e 50 in cui lo vado a spiegare nel dettaglio. Ora, come di consueto, abbiamo compilato tutti i vari fogli e andiamo finalmente al foglio numero 1 patrimonio, che andiamo a vedere un risultato per quanto riguarda il mese di maggio. Eccoci qui nel foglio numero 1 patrimonio, in cui vi ricordo che vengono riportate tutte le asset class, quindi beni mobili e immobili, quindi tutti gli investimenti e liquidità che abbiamo visto prima, però conteggiata anche l'auto e l'abitazione e la mia casa. Andiamo velocemente a inserire i valori, poi andiamoli a commentare. Vi ricordo che qui i conti correnti sono separati. Questo è il conto corrente principale. Abbiamo poi l'Austria 2117, eccolo qui. Il secondo conto corrente, che è un conto corrente che utilizzo come piccolo fondo di emergenza e su cui ottengo una piccola remunerazione, quindi forse avrete già capito di che cosa si tratta. La liquidità scalable, che in questo caso è data dalla vendita dell'azione singola Lightbridge. Per quanto riguarda le cripto andiamo a vedere subito il valore 7.284,31. Perfetto, il Nasdaq è stato venduto, l'ETF sulla Cina, eccolo qui, Lightbridge anche questa è stata venduta, NIO 2546 ancora un po' in sofferenza, China Molybdenum, Zijin Mining Group 1135, che questo è un piccolo rallentamento. Novo Nordisk si è ripresa leggermente, perfetto. Andiamo a inserire anche l'ETC sull'oro. Ecco fatto. Dai, un risultato inaspettato. Aspetta che salviamo. Come potete vedere dalle metriche qua a destra, vi ricordo che qui c'è un calcolo della variazione percentuale sul mese precedente
qui in termini di euro. Abbiamo poi un calcolo della variazione da inizio monitoraggio, ovvero da dicembre 2023, sempre in percentuale e sempre in euro. Andiamo a fare un commentino. Per quanto riguarda il risparmio è andato molto bene, nonostante tutti gli investimenti fatti. Questo mese infatti mi sono stupito, ho speso veramente poco e è aumentata anche la liquidità sul mio conto principale. Abbiamo poi l'Austria 2117 che si è ripresa leggermente, attestandosi a 6.650 euro circa. Ovviamente il mio obiettivo non è venderla, in quanto attualmente ricaverei solo delle minusvalenze che non saprei come gestire al momento. Abbiamo poi il secondo conto corrente, che è un piccolo fondo di emergenza su cui ottengo appunto una piccola remunerazione. Abbiamo la liquidità scalable pronta per un eventuale acquisto da fare nei prossimi mesi, quindi è sempre utile. Le cripto, vi ricordo, come ho detto in precedenza, sono state convertite in stablecoin l'anno scorso e attualmente sono leggermente in aumento in termini di valore, pronte anch'esse a essere spese, utilizzate per l'acquisto di ulteriori criptovalute, che secondo me si può fare verso la fine dell'anno. Comunque poi ci aggiorniamo. L'ETF della Cina è sempre in sofferenza, però il pack è appena cominciato, quindi continuo con la cifra di 200 euro al mese. Capitolo azioni singole, io vi ricordo sempre che tutte le azioni singole, il mio obiettivo è accumularne 5.000 euro e poi a tempo debito andarle a vendere eventualmente. Vi ricordo che NIO è un'azienda automobilistica cinese. Abbiamo China Molybdenum e Zijin Mining Group, che sono due azioni, due aziende implicate nell'estrazione di oro e materie prime importanti per la transizione energetica. Novo Nordisk è l'azienda farmaceutica che conosciamo tutti, e poi abbiamo l'Invesco Physical Gold, che vi ricordo che dalla vendita dell'ETF del Nasdaq 100 nel mese di maggio, nel mese di aprile l'ho convertita tutta in oro, e su cui adesso sto effettuando il pack di 800 euro al mese. Per quanto riguarda i valori sul mese precedente, abbiamo un incremento di circa 3.100 euro che non capitava da diversi mesi. Dobbiamo tornare indietro fino a ottobre 2025, quando c'è stato per me il picco di valore in termini dell'azionario, perché se andiamo a recuperare ad esempio il valore di Lightbridge aveva raggiunto anche circa 10.000 euro. Purtroppo non sono, per svariati motivi, non sono riuscito a venderla, e quindi ci ho ricavato solo un centinaio di euro circa. Se valutiamo il valore da inizio monitoraggio, attualmente siamo a un incremento di circa 40.000 euro, quindi non male. Bene, qui sotto, come sempre, non sempre ve lo faccio vedere, abbiamo la rappresentazione grafica dei valori presi qui in alto, e un piccolo dettaglio, escluse l'abitazione auto, in cui diciamo i valori sono un po' più legati comunque a liquidità e investimenti. Bene, possiamo salvare. Terminata la compilazione del file patrimonio, come di consueto, ci spostiamo sui file Excel dedicati al pack. Ovviamente c'è quello cinese, ma ho creato appunto anche uno dedicato all'ETF, l'ETC sull'oro. Iniziamo come di consueto sul file Excel dedicato all'ETF cinese. Vi ricordo che questo file Excel l'ho preso in prestito dal professor Coletti. La sua puntata si chiama Risparmioforo parte 3, quindi andate a vedere la sua puntata, che sicuramente lo ha saputo spiegare meglio di me. Io cosa ho fatto? L'ho preso in prestito e ho fatto un'ipotesi, un 200 euro al mese sull'ETF Franklin FTSE Cina. Come rendimento medio anno ho utilizzato un 5-6%, facendomi aiutare anche comunque dalla statistica e dall'intelligenza artificiale, e ho deciso di utilizzare il 6%. Dopodiché il file Excel ha svolto il suo lavoro con la relativa tabellina. Dopodiché ho copiato i 3 fogli Excel, andando a togliere il rendimento medio anno, in quanto poi effettivamente vado a inserire i valori del mio pack con l'andamento reale del mercato. Così
andremo a fare anche in questo caso per il mese di maggio. Tiriamo giù la formulina. Attualmente ho investito 1000 euro e il valore dell'ETF, come abbiamo visto prima, è 938 euro. In questo caso non c'è da stare tanto a guardare i valori, perché il mio investimento è in territorio negativo, quindi anche per il mese di maggio vado ad attribuire il colore rosso e andiamo ad aggiornare anche questa tabellina con il quinto mese in territorio negativo. Comunque il pack è appena cominciato e rimango fiducioso nel mio investimento. In questo caso, se dovessi andarlo a vendere, non avrei tasse da pagare, ma avrei delle minusvalenze pari a 62 euro. Bene, possiamo salvare. Adesso ci spostiamo su quello dell'oro. Eccoci qui sul file Excel dedicato alle TC sull'oro. In questo caso ho dovuto fare un'ulteriore piccola modifica, perché non partendo da zero ho dovuto andare a inserire il valore ottenuto dalla vendita dell'ETF del Nasdaq 100 e reinvestito appunto nell'ETC sull'oro, che era pari a 28.630 e 13. Se vedete la tabellina, il primo valore è il valore di 28.630 e 13, dopodiché ho inserito il pack con la cifra pari a 800 euro. Per quanto riguarda il rendimento medio annuo dell'oro, mi sembra di aver cercato gli ultimi 16 anni, sì, eccoli qua, e si attestava tra un 11,8% e un 12,2% di rendimento medio annuo. Io sinceramente non me la sono sentita, perché era comunque un valore piuttosto alto, e ho deciso di mettere un valore un po' più prudente intorno al 9%. Come di consueto il file Excel ha fatto il suo lavoro e adesso andiamo a vedere il mio pack effettivo. Per quanto riguarda il pack sulle TC dell'oro, inseriamo il valore di 800, i versamenti, la formula, eccolo qui, il valore è 28.226 e anche in questo caso non c'è stato tanto su cui pensare, in quanto il mio investimento è in territorio negativo. Andiamo a vedere solo per curiosità se il valore corrisponde, meno 1204 e 13, quindi ritorniamo sul file Excel, 1204 e 13 per quanto riguarda l'oro. Ecco, sì, perfetto, quindi il file Excel sembra piuttosto complicato, però i valori alla fine poi concordano, quindi eccoci qui. E in questo caso appunto il secondo mese è stato anch'esso in territorio negativo, perché ci attestiamo 28.226 e in realtà dovremmo essere a 29.636. Io comunque, come forse ho detto anche in precedenza, rimango molto fiducioso sull'andamento dell'oro per il 2026 e gli anni a venire. Bene, possiamo salvare. Bene ragazzi, un'altra puntata volge al termine. Se avete domande o richieste riguardo questo per le scorse puntate, scrivetele pure qui sotto nei commenti. Non perdete i prossimi episodi. A presto!